Investimenti, tabù italiano, direi che non si può iniziare meglio di così. Quando si parla di soldi e investimenti italiani veramente non si può parlare, veramente, zero. Allora, iniziare a investire può essere complicato, ma con le giuste capacità e le giuste conoscenze, i principi fondamentali, direi che possiamo sicuramente ottenere tanti risultati con pochissimo impegno. Intraprendere questo percorso, investire, diciamo che bisogna sapere cosa si va incontro. Quindi in questo video parleremo appunto di questo. La maggior parte delle persone che non investe, il semplice motivo è non sa le conoscenze, perché dovrei farlo, cosa serve, i rischi sono tanti, come giocare d'azzardo, una serie infinita di motivazioni. Ma la vera domanda che ognuno di noi si deve porre è veramente l'investimento quello che mi serve per il mio futuro, / è veramente quello di cui io ho bisogno? Questa è la domanda che tutti quanti noi ci dovremmo un attimino rispondere. Sicuramente molti lo fanno comunque per avere un'entrata in più al mese, all'anno, ogni tot, sicuramente fa comodo. Altri invece sono giusto per le questioni più importanti, comprare casa, magari arrivare in pensione un attimo prima. Bisogna in tutti i casi porsi dei tempi, quanto si è disposti a prendere una parte del proprio capitale e investire, oppure semplicemente tutti i mesi mettere una piccola somma che in futuro sicuramente diventerà sempre più grande. Non perché noi abbiamo pochi soldi allora noi non possiamo investire. Quali sono le mie entrate? Quali sono le mie uscite? Capire il mio stile di vita, quanto io spendo, quanto io guadagno, dove vivo, per il semplice fatto che bisogna un attimino conoscere se stessi prima di iniziare a investire. Questo è molto importante, sapere anche la propria età, quali sono i nostri obiettivi per il futuro e quanto tempo io sono disposto a tenere ferma una parte di liquidità o da inserire tutti i mesi un tot, o ogni 3 mesi, 6 mesi, dipenderà un po' dal capitale di ognuno di noi e quanto è disposto a investire, con ovviamente le giuste considerazioni che vedremo in futuro, ossia mai investire quando non si ha praticamente un cuscinetto di emergenza. Poi lo vedremo in un altro video a riguardo ad hoc. Quanto hai e perché quel denaro o quello che hai raggiunto? Come hai fatto? Bisogna un attimino investire come conoscere se stessi. Bisogna un attimino capire come si è raggiunto quella quota / capitale, come si è raggiunto quel titolo che mi fa rendere quel tot. Ovviamente quando si investe bisognerebbe un attimino correggere earning and spending, giusto per capire cosa è veramente necessario per tutti noi. Giustamente non è che perché adesso inizio a investire allora non faccio più niente nella mia vita. Giustamente bisogna un attimino correggere un attimino il nostro tiro in modo tale da capire veramente qual è il nostro obiettivo. In funzione di quello poi si capirà quanto tempo serve per raggiungere tale obiettivo. Investire su se stessi è molto importante, senza ombra di dubbio. Avere delle abilità, delle competenze dovute ai nostri studi, quindi se hai raggiunto queste abilità, usale, mettile in gioco. Se ovviamente avete delle conoscenze, mi raccomando, in ambito finanziario, non iniziate a fare trading perché avete finito un corso semplicissimo di finanza sia da questo canale che da altri. Capire per quale scopo io investo è sicuramente il punto focale di questo video. Capire gli obiettivi. Investire è molto importante per diversi motivi. Crescere il proprio capitale, ossia offre la possibilità a tutti quanti noi di aumentare / crescere / qualsiasi cosa volete, a incrementare praticamente la nostra posizione attraverso strategie di investimento o l'acquisto di attività finanziarie. Pianificazione per il futuro. Magari non serve a noi investire, ma serve per qualcun altro. Ad esempio figli, studi, università per i figli, pensione integrativa per noi, per qualcun altro, spese mediche per qualcun altro. Una serie di motivi infiniti che comunque per il futuro servono quei soldi. Beh, si può dire che gli investimenti mirati per il futuro sono sempre quelli che comunque danno la possibilità di avere un certo rischio. Protezione contro l'inflazione, ossia, se oggi è €1, domani non sarà di nuovo €1, o perlomeno la monetina sarà sempre €1, ma con quella monetina io ci potrò fare sempre meno di quello che io potrò farci domani. Acquisto 10 caramelle a 10 centesimi l'una,
con €1, io il prossimo anno magari dovrò pagare 11 centesimi a caramella. Quindi capite bene che l'inflazione è sicuramente uno dei motivi principali per investire. Molti semplicemente investono soltanto per coprire, generalmente persone che hanno un bel po' di capitale, il proprio potere d'acquisto. Sicuramente utilissimo. Tutti quanti gli investimenti hanno dei rischi, ma sapere gestire il proprio rischio e sapere quanto io sono disposto a tenere quella parte di liquidità ferma per un tot di tempo è importante. Noi, mi raccomando, non investiamo quella parte di capitale che siamo disposti a perdere, assolutamente no, è quella parte di capitale che sono disposto a tenere fermo per un determinato periodo di tempo, a me che io mi concedo di tenere fermo, investito o altro ancora. Il secondo concetto è diversificare il nostro portafoglio per ridurre quanto più possibile il nostro rischio. Ovviamente in modo mirato, non è che adesso compro tutto un po' una piccola percentuale qua e là di azioni, obbligazioni, derivati, piena metta. Bisogna un attimo capire quali sono le nostre prese di disposizioni a rischio, quindi capendo quanto si è predisposti a rischio si capisce anche quanto si vuole diversificare. Perché? Per il semplice motivo che se io voglio rischiare tanto per ottenere grandi risultati, i prodotti finanziari sono quelli, mercati azionari, ovviamente da tenere perlomeno una decina d'anni per ottenere dei grandi risultati. Diversificare cosa serve? Serve semplicemente a ridurre il rischio, semplice, parole povere. Perché diversificare è importante? Perché se noi compriamo dal nostro portafoglio e teniamo tante asset class differenti, con diversi mercati, con diversi settori, siamo sicuri che comunque il nostro portafoglio cercherà in tutti i modi, anche in periodi abbastanza rigidi, di tenersi ben saldo e magari avere fluttuazioni abbastanza o pressoché diverse dal puntare tutto su una cosa o puntare tutto su quelle 2 o 3 cose che a noi piacciono. Quindi avere un portafoglio diversificato sicuramente riduce il nostro rischio. Avendo capito questi 2 concetti molto in modo generale, se si può dire così, adesso parliamo di quanto noi siamo disposti a rischiare. Tutti noi non siamo dei robot, tutti noi non possiamo sapere cosa accade in futuro, tutti noi non possiamo sapere cosa ci riserverà il nostro futuro. Quindi, saper investire con giudizio e con consapevolezza di tenere un parte di capitale che siamo disposti a tenere anche se fluttua nel tempo, per raggiungere i nostri obiettivi è importante. Diciamo che grazie agli investimenti potete realizzare i vostri sogni se veramente ci credete ai vostri investimenti e quello che voi avete investito. Giustamente se vedete che comunque vada male, fatemi 2 domande. Dovete essere molto freddi e neanche essere troppo legati a ciò che avete investito. Mi raccomando, nessuno di noi è un robot, quello lo sappiamo benissimo. Tutti quanti noi siamo molto tesi all'inizio quando investiamo, che vediamo che il nostro portafoglio va male, e ci esaltiamo molto quando il nostro portafoglio va bene, ma c'è sempre da ricordare che il futuro nessuno di noi lo conosce, per cui è importante avere il giudizio adatto per far sì che i nostri obiettivi si realizzino nel tempo che noi dedichiamo, ok? Sicuramente consultare un consulente finanziario non sapete bene cosa fare con il vostro capitale, o perlomeno quando si parla di somme abbastanza ingenti. Parliamo di 100.000 in su, sicuramente anche persone che hanno più di 100.000 non è che vanno dal consulente finanziario per consigliarsi qualcosa o cosa fare con il proprio capitale. Se siete capaci, grazie alle conoscenze che vi ho ottenuto con questo canale, sicuramente potete farlo benissimo da soli, ma magari avere un'opinione in più oltre alla vostra e a quelli a cui voi vi fidate e quelli intorno a voi. Quindi direi che investire è importante, fatelo con cura e con dedizione. No, scherzo. Quindi, prima di iniziare a investire è importante conoscere se stessi, quanto si guadagna, quanto si ha, quanto si spende. Punto 2, ok? Punto 1, molto importante. Dopodiché si può passare al punto 2. Punto 2, quanto sono
propenso al rischio e quanto ha intenzione di tenere quel tot di capitale investito e per quanto tempo. Punto 3. Diversificare. Punto 4. Raggiungere i propri obiettivi tramite il punto 2 e il punto 3. Punto 5. Capire cosa si andrà a investire. Quindi, in parole povere, investire è importante perché sono un boost per raggiungere i nostri obiettivi più velocemente, e se possiamo impiegarci mesi o addirittura anni per raggiungere quel determinato obiettivo che ci siamo prefissati, quindi perché non farlo conoscendo le nozioni che andremo a imparare su questo canale.